ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momiss. Io sono Simona ed oggi andremo a realizzare la borsa spettacolare che già avete visto in anteprima e anche sui vari social se mi seguite anche lì. Vedremo appunto come realizzare la borsa Wave, ve la faccio vedere un'altra volta. Le ho dato appunto questo nome perché la trama, la texture mi ricorda un muro fatto di mattoncini. Questo progetto non ha bisogno di essere presentato né descritto perché guardate, parla da sola, è spettacolare, io la amo follemente, mi piace tantissimo il modello, la texture, i colori utilizzati, insomma quest'estate sicuramente farà furore. Non vedremo una lavorazione all'uncinetto ma vedremo una lavorazione con ago e filo, ovvero fettuccia su una rete canvas già preformata. Ho scelto un punto di lavorazione, una texture, una trama abbastanza facile da eseguire, appunto perché come primo progetto io sono la prima ad aver effettuato per la prima volta una lavorazione del genere, volevo mantenermi insomma sul semplice. Se siete interessati ad altri progetti su rete canvas ci possiamo sbizzarrire con tanti altri punti perché ne esistono davvero tantissimi e anche elaborati, però devo dirvi che in questo caso la lavorazione è piuttosto semplice e lo vedrete. Per esempio le principianti, se non hanno mai lavorato su una rete già preformata, possono partire esattamente da qui. Poi tra l'altro mi ha stimolato a fare questo progetto il cordoncino, la fettuccia piatta che ho utilizzato per la realizzazione della borsa. Sto parlando del cordoncino Ares, appunto è una fettuccia piatta molto morbida che si lavora benissimo con ago e filo. Durante la lavorazione non si attorciglia su se stessa, anzi è abbastanza scorrevole e riesce a riempire tutti i quadratini senza fare una doppia passata. Insomma è una fettuccia top per questo tipo di lavorazioni e sono molto contenta di aver utilizzato ben due colorazioni perché la texture è molto più evidente. Anzi vi consiglio, se volete realizzare questo progetto, di utilizzare ben due colorazioni. Io ho utilizzato la colorazione 23, che sarebbe questo bellissimo giallone, e la colorazione numero 2. Ogni rocca è costituita da 500 grammi di fettuccina e vi sono più o meno 650 metri di filo, resa altissima. Io più o meno non so dirvi quanta fettuccina ho utilizzato in grammi, però posso dirvi che almeno per ogni sezione occorrono 1,40 m, 1,50 m di fettuccina stessa e riuscite a ricoprire ogni riga, ogni sezione, senza fare alcun spreco. È un 100% polipropilene, uncinetti consigliati 4 e 5, ma qui vedremo una lavorazione con ago e filo, anche se ho utilizzato l'uncinetto per andare a rifinire il tutto, ma ho utilizzato l'uncinetto 3 per lavorare il punto bassissimo, poi lo vedrete. Vi consiglio di andare sul sito borgodepazzi.com per andare a guardare tutte le colorazioni disponibili perché sono un bel po', se non erro sono 23. Infatti trovate questa fettuccia sul loro sito ma anche presso tantissimi rivenditori non solo italiani ma anche esteri. Oltre alle due rocche di fettuccina Ares ho utilizzato vari accessori. Innanzitutto la chiusura particolarissima, merita un po' di attenzione, è una chiusura nella variante oro che ricorda appunto una conchiglia. Molto comoda, facile anche da applicare, io l'ho applicata benissimo, guardate, vi sono ben 4 viti più la seconda metà che presenta le alette. Insomma questa chiusura non fa altro che impreziosire ulteriormente la borsa. Poi ho utilizzato due ponticelli sempre nella variante oro con le alette, due moschettoni a ventaglio e una catena da 50 cm, ma volendo in base ai vostri gusti potreste personalizzare la lunghezza e portarla anche ad 1 metro, però per me va benissimo 50 cm. Mi piace indossare questo modello proprio così, guardate, è proprio perfetto, comodo, pratico, bellissimo insomma. Poi ovviamente ho utilizzato una rete preformata di quelle classiche e uno scampolo per andare a foderare il progetto come avete visto poco fa. Foderare questo progetto è inevitabile perché al di sotto non solo abbiamo la rete ma abbiamo tutte le code di ciascuna fettuccina, quindi bisogna nascondere necessariamente tutto. Per qualsiasi informazione vi lascio tutti i contatti utili sotto a questo video. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial. Grazie per l'attenzione, come sempre ti esorto ad iscriverti al canale, ad attivare la campanellina per non perderti le prossime novità super estive e a seguirmi anche sui social. A questo punto sigla!
Parto con la tonalità giallone, taglio 1,30 m, massimo 1,5 m di fettuccina Ares. Un ago che possibilmente passi da questi quadratini che non sono né troppo grandi né troppo piccoli, e inizio esattamente dalla parte davanti questa. E parto esattamente dal primo quadratino disponibile regolare, quindi non qui ma da qui. Entro da dietro, da sotto, tiro fuori il cordoncino e inizio, lascio un po' di eccesso all'interno, conto 1, 2, 3, entro nel terzo quadratino, passo al quadratino successivo e conto il primo da cui sono partita, 2, 3 ed entro nel quarto. Terzo quadratino successivo, riprendo il ritmo di prima, 1, 2, entro nel terzo. Quadratino successivo ed entro nel quarto. Seguirò questa sequenza finché non termino tutta la riga. Ultimo quadratino e vado nel quarto. Termino così la riga. Qui ho un quadratino e un triangolino, ma per adesso li lascio stare. Questo sarà il risultato. Volendo, fin da subito possiamo andare a nascondere i fili in eccesso. Adesso prendo 1,5 m di Ares in quest'altra variante, nella seconda, e continuo per la seconda sezione. Entro esattamente nel quadratino dove sono entrata prima con la variante giallone, quindi nel terzo quadratino della prima sezione. Lascio un po' di filo, me lo porto a sinistra, così man mano che lavoro me lo blocco. Conto 1, 2, 3, entro nel quarto. E di nuovo entro nel terzo quadratino della prima sezione e conto 1, 2, 3 e 4, passo più avanti, sempre di un quadratino rispetto al primo. Entro sempre dal terzo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sono sempre avanti di un quadratino, anche se conto 2 volte il numero 4. Come notate è piacevole lavorare questo cordoncino sulla rete canvas perché non si attorciglia su se stesso. Ogni tanto succede, ma raramente, non con la stessa frequenza di altri materiali. Poi tra l'altro riesce a coprire per bene tutti i quadratini senza fare alcuna fatica, senza fare una doppia passata. Per cui continuo in questo modo finché non termino anche questa seconda sezione. Ultimo quadratino. Anche qui vado a nascondere la fettuccia in eccesso fin da subito. Risultato della seconda sezione. Rifaccio la terza sezione ripetendo quello che ho fatto durante la seconda sezione. Parto sempre da destra, mi inserisco esattamente nello stesso quadratino della prima variante, lascio un po' di fettuccina e di nuovo 1, 2, 3, 4.
quadratino successivo, 1, 2, 3 e 4. Terzo quadratino, 1, 2, 3 e 4. Quarto quadratino, 1, 2, 3 e 4. Quadratino successivo, quadratino successivo e insomma continuo in questo modo. Termino questa terza sessione, poi cambio nuovamente il colore e ripeto lo stesso schema finché non arrivo esattamente a questa zona, proprio alla base della parte davanti, perché poi inizia il fondo con i laterali. Ho terminato le 10 sezioni. Giriamo il nostro lavoro, prendo ovviamente la variante giallone, mi inserisco esattamente in questo quadratino perché da qui inizia il primo laterale e inizia anche il fondo. E poi entro nel quadratino già lavorato in precedenza, nella 10ª sezione per intenderci. Adesso entro non qui, ma esattamente in questo quadratino che coincide con il fondo e con il laterale. Poi entro nel quadratino già lavorato. Poi entro sempre alla base, nello stesso quadratino, 1, 2, 3 e 4. Giro il lavoro, in questo modo lavoro in maniera comoda, entro sempre nello stesso quadratino e stavolta ne lavoro 3. Quindi abbiamo sempre la stessa sequenza, 4, 3, 4. La sequenza iniziale, sempre alla base. Alla base. E continuo in questo modo per tutta la riga finché non la termino esattamente qui, perché devo andare a ricoprire questi 2 spazietti. In sostanza stiamo andando a replicare quello che avevamo fatto all'inizio. Allora, per l'ultima volta prendo anche il quadratino del fondo, poi entro qui, entro in questo modo, rientro qui e nel quadratino dove mi ero inserita prima, così insomma andiamo a bloccare il tutto. Come notate non fa una piega, il lavoro risulta super pulito, il lavoro è equilibrato. Per i laterali e il fondo cambio verso, lavoro in verticale. Ho iniziato già la primissima riga, la primissima sezione e mi sono inserita esattamente partendo proprio dalla zona curva. Tutte le reti canvas di questo modello sono tutte uguali, quindi non potete sbagliarmi. Conto 1, 2, 3, 4, parto esattamente dalla quinta riga e da destra a partire dal secondo quadratino e ho lavorato sempre lo stesso schema: 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Lascio Ares lì dov'è e nel frattempo prendo la primissima variante. Non farò altro che continuare sempre lo stesso lavoro. Anche qui per comodità giro il mio lavoro, entro nel primo e inizio a contare 1, 2, 3 e questa volta conto sempre 4. Durante la primissima e l'ultima riga conterò 4, 3, 4. Poi entro qui, 1, 2, 3 e 4 e avanzo di un quadratino. Poi insomma lo schema è tutto in discesa, è abbastanza semplice.
Ecco qui, possiamo praticamente continuare in maniera spedita. Ok, ultimi quadratini e mi fermo. Lascio il cordoncino alla mia sinistra, riprendo quello che ho a destra e parto esattamente da qui. Entro direttamente nel primo punto e inizio a contare 1, 2, 3, 4 ed entro. Vado accanto e proseguo. Vado in basso alla base e procedo. 4 quadratini e via. Quadratino successivo, quarto quadratino, quadratino successivo, quarto quadratino, quadratino successivo, quarto quadratino, quadratino successivo e ho terminato anche questa riga con il giallone. Cambio ovviamente la colorazione, passo alla seconda variante e posso continuare da sinistra verso destra, non cambia nulla. Vado alla base, mi inserisco, inizio a contare e inizio la mia lavorazione. 1, continuo con il giallone da sinistra verso destra, da destra verso sinistra e così via finché non completiamo anche il fondo e l'altro laterale. Chiaramente ci fermeremo nella lavorazione del quinto quadratino, quindi contando da qui 1, 2, 3, 4. In questa riga andremo a fare praticamente l'ultima sezione, esattamente allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata e allo stesso modo dell'ultima sezione realizzata qui. Laterali più fondo terminati. Ora dobbiamo passare alla parte dietro più la patella. Già ho forato la parte centrale. Ho 10 cm a sinistra e 10 cm a destra e ho lasciato esattamente 5 quadratini, quindi siamo a 2 cm e mezzo. Queste sono le linee guida da seguire per andare a ritagliare lo spazietto in modo da ospitare la chiusura che utilizzeremo, o quantomeno utilizzerò io. Ho scelto di utilizzare questa, molto estiva, molto particolare, insomma unica. Se per esempio inserite dei bottoni magnetici, questo non è necessario perché li andrete ad inserire prima o dopo l'applicazione della fodera. Partirò esattamente da questo quadratino. Ci troviamo a partire dalla mia destra nella terza fila. 1, 2, 3. A partire dal basso nella quarta riga. Entro sempre da dietro e riprendo la mia lavorazione sulla rete. 1, 2, 3. Per adesso entro nel terzo quadratino. Vado sempre alla base come prima riga. 1, 2, 3 e vado nel quarto quadratino. Sempre alla base e vado nel terzo. Vado alla base e vado nel quarto. Mi ritrovo in prossimità dello spazietto dove ho fatto saltare 5 quadratini per 3 quadratini. Continuo esattamente allo stesso modo. Entro nel quadratino successivo esattamente in questo modo. Entro nel quadratino successivo. Sistemo bene l'asola perché dobbiamo avere sempre un lavoro pulito.
ok, e di nuovo quadratino successivo. Non faccio altro che confermare che questo cordoncino è perfetto per questo tipo di lavorazione. Lo vedete anche voi? È davvero davvero perfetto. Fatto questo, ritorno qui e completo l'altra zona. Ok. Quindi conto 1, 2, 3 e vado nel quarto. Vado sempre alla base e poi vado nel terzo. E procedo in questo modo per tutta la riga. Dopo ovviamente cambierò il colore, passerò alla seconda tonalità. Vi mostro velocemente, ipotizziamo che già ho lavorato questo pezzettino, come passare dall'altra parte. Allora, entro nei 3 punti e ovviamente seguirò la sequenza dei 4, 1, 2, 3 e 4. Dalla seconda riga in poi andremo a lavorare sempre 4 punti. Poi passo al punto successivo e vado a lavorare 1, 2, 3, 4 punti. Faremo esattamente la stessa cosa. Prima ci inseriremo qui. Stavolta seguiamo la sequenza perché dobbiamo andare avanti, quindi entro dallo spazio e sbuco fuori esattamente dal secondo quadratino che sarebbe il quarto. Anche qui sistemo per bene il cordoncino per una lavorazione molto pulita, per cui rientro e stavolta vado nel primo quadratino, vado nel secondo, vado nel primo, poi vado nel quadratino e riprendo la mia lavorazione. Ecco qui inizio a contare 1, 2, 3, 4 ed entro nel quarto. Vado al quadratino successivo, quindi qui, e inizio a contare 1, 2, 3 e 4. E così via. Quando andremo a lavorare la terza sezione con il giallone, ovviamente abbiamo qui il lavoro già pronto per seguire sempre la stessa sequenza di punti e avere sempre lo stesso effetto, la stessa trama. Questa era la sezione più importante che dovevo mostrarvi perché sia per la patella che per la parte dietro dobbiamo eseguire lo stesso lavoro che già abbiamo visto da questa parte, niente di più, niente di meno. Ho concluso anche la parte dietro e la patella, questo è il risultato. Ho terminato allo stesso modo degli altri lati. Adesso dobbiamo andare a definire tutti gli spazi vuoti che abbiamo lasciato. Io l'ho già fatto in parte, ma ho lasciato giusto un pezzetto per mostrarvi cosa fare. Anche qui è semplicissimo, dunque io vado a rifinire con la variante giallone. Intanto vado a bloccare il filo. Dopodiché mi inserisco nel primo quadratino vuoto, faccio passare il filo e ripeterò la stessa operazione per tutti i quadratini vuoti. Entro esattamente nel quadratino coperto già dalla trama e via. Per adesso sono soltanto 2-3 quadratini, ma man mano diventeranno anche 4-5 e noi li andiamo a ricoprire tutti esattamente in questo modo, senza fare troppi calcoli. E
Procedo in questo modo fino a terminare il tutto, esattamente come ho fatto da quest'altra parte. Fatto questo passaggio andiamo a tracciare su uno scampolo la sagoma della rete canvas perché ci servirà per il passaggio successivo per foderare il progetto. Non dimentichiamoci a lasciare libero sulla fodera lo spazio della chiusura. Una volta terminato andrò a bloccare la fettuccina. Non so se ve l'ho mostrato prima, ma ho bloccato tutte le code facendo passare la fettuccina stessa tra la lavorazione, tagliando quelle in eccesso e bruciacchiando le estremità con l'accendino, fissando, sigillando per bene il tutto, mentre ho tolto la rete per la chiusura semplicemente con questa forbicina abbastanza comoda. Vado a tagliare questa zona che non mi interessa. Dunque prendo nuovamente la fettuccina e l'uncinetto numero 3. Mi inserisco in un quadratino e vado a definire tutto il perimetro esattamente a punto bassissimo e lo faccio in questo modo. Intanto entro, salto un quadratino e vado nel successivo e chiudo punto bassissimo. Ne salto uno, vado nel successivo e chiudo. Salto un punto, vado nel successivo. Salto un punto, vado nel successivo. Nella zona curva invece non salto alcun punto. Continuo. Quando mi ritrovo a questo punto possiamo continuare sul laterale, stessa cosa sulla zona davanti, insomma finché non terminiamo tutto il giro. Quindi stacco la fettuccina, ho gli ultimi 2 quadratini, li vado a coprire con ago e fettuccina. Entro al centro della catenella, nascondo e blocco i fili in eccesso. Adesso applico metà chiusura. Prima di andare a chiudere le alette mi accerto che vada bene. Credo di sì. Applico la griglietta e apro le alette. Applico anche i ponticelli con le alette. Vado esattamente al centro. Inserisco la griglietta. Una aletta la spingo all'interno e l'altra all'esterno. Ho inserito gli accessori fondamentali. Adesso posso andare a foderare velocemente il progetto. Bene, come vi ho mostrato prima, ho applicato la chiusura avvitando le 4 viti, ho forato la stoffa, l'ho cucita e adesso sono pronta per andare a cucire i 2 laterali. Vado a prendere nuovamente l'ago e in questo caso Ares nella variante giallone, visto che è il colore predominante. Mi inserisco prendendo entrambe le asole dei punti bassissimi e inizio ad assemblare i punti che coincidono. Entro, prendo i punti che combaciano e inizio a cucire.
Una volta inseriti tutti gli accessori, che cosa volete che vi dica? Per me è spettacolare, meravigliosa, stupenda, strepitosa, bellissima. Insomma, riesco solo a trovare aggettivi positivi perché guardate, parla da sola, non avrei altro da aggiungere, anzi aggiungete altri aggettivi voi sotto al video nei commenti. Questo è il risultato finale, molto molto preziosa, avete visto, è tutta ben foderata, rifinita. Le dimensioni comunque sono quelle standard di una rete preformata, comunque ve le do lo stesso, siamo a 24 cm e mezzo per un'altezza di 14 cm con una bella profondità da 6 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che la borsa vi sia piaciuta. Fatevi sentire con un commento, insomma supportatemi con un bel pollice all'insù. La state vedendo anche qui indossata, che dirvi è spettacolare. Mi piace indossarla così, volendo potreste inserire anche 2 ponticelli qui sulla patella e trasformare il progetto da portare a mano, ma secondo me è bellissima così. Poi insomma personalizzatela in base ai vostri gusti. I materiali utilizzati li trovate su borgodepazzi.com. Per qualsiasi informazione vi esorto a contattare direttamente l'azienda, vi lascio il numero dell'assistenza clienti sotto a questo video, tutti i contatti utili li trovate come sempre lì. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione, ci vediamo la settimana prossima, un bacino a tutti!